Come sta andando MSA? Se vuoi sapere quanto ho investito su MSA ti invito a guardare il video alla fine. Quanto abbiamo speso, quanto abbiamo fatturato, quanti clienti abbiamo avuto, che problemi abbiamo avuto, cosa abbiamo scoperto del settore della pesca in apnea, quali sono state le sorprese, quali sono state le delusioni, quali sono i problemi che abbiamo oggi e quali saranno i progetti per il 2024. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi vi racconto l'avventura di MSA Controcorrente, una startup nel settore della pesca in apnea e del video. C'è stato un problema di fondo, cioè quando praticamente ho deciso di ordinare lo stock e di commissionare tutto quanto, pensavo che le S fossero una taglia che normalmente si sarebbe venduta come tante altre taglie, invece questo non è stato così e questo ci ha recato un danno perché noi abbiamo gran parte dello stock fermo nonostante un anno di promo, di marketing e di starci di sopra. E oggettivamente non è una cosa che si poteva sapere a meno che io non avessi avuto degli amici che lavorano nel settore che mi avrebbero indicato: guarda, queste sono le taglie che funzionano meno. Però di nuovo questa alla fine è un'informazione importante per quelli che saranno i prossimi ordini. In termini pratici poi come siamo messi? Siamo all'incirca 20% sotto sul riprendere l'investimento che abbiamo fatto. Si dice che normalmente sia normale essere in perdita il primo anno. Io mi ritengo estremamente soddisfatto, soprattutto se consideriamo il fatto che fondamentalmente MSA si promuove solo ed unicamente online e gli unici nostri mezzi per farci conoscere sono stati YouTube, Instagram e parzialmente Facebook. Poco dopo aver cominciato la startup di MSA ho deciso di coinvolgere più persone, poiché penso fermamente che non è possibile fare tutto da soli. Ecco, per quanto noi possiamo avere confidence in noi, non è possibile. Io posso essere bravo a fare una cosa, ma sicuramente non posso essere in gamba a fare un'altra cosa e così via. E questa è una situazione che si può estendere praticamente a qualunque tipologia di discorso o mansione, motivo per il quale per un'azienda che nella mia testa opera prettamente online e nasce online, l'utilizzo di un data analyst era determinante affinché noi riuscissimo a profilare praticamente la nostra tipologia di audience e clienti per modulare l'offerta e per ottimizzare quello che sarebbe stato praticamente l'investimento. Non potendolo pagare perché letteralmente non c'era né cash flow, io non avevo personalmente i soldi da investire in un eventuale stipendio, ho deciso di vendere una parte di MSA a un ragazzo che mi sta aiutando tantissimo. Con il suo contributo non solo siamo riusciti a profilare i nostri clienti in maniera quanto più dettagliata possibile, ma soprattutto, essendo un neolaureando di economia, siamo riusciti a fare quadrare i conti, che converrete con me dovrebbe essere la prima preoccupazione di tutti. Infatti siamo riusciti a capire quanto oggettivamente ogni singolo articolo del nostro catalogo ci costa e che ricariche avere in maniera tale da effettuare ogni operazione in maniera sensata. E qua mi connetto a un detto che mi ha detto il mio primo datore di lavoro qua in Inghilterra: Sales makes vanity, profits make sanity. Questo significa che sì, è bello avere le vendite, ti riempiono di orgoglio, ma ciò che realmente ti fa tenere i piedi a terra e ti fa stare tranquillo sono i profitti. Per gestire il canale YouTube, le live e tutto quello che noi gestiamo online, abbiamo dei costi fissi per un centinaio di euro al mese. E questa cosa ha creato una situazione molto particolare, perché di mese in mese noi andavamo accumulando debito, non vendendo chiaramente, non coprendo queste spese. E durante la stagione del 2023, quando abbiamo avuto dei picchi di vendite in seguito alle nostre operazioni di marketing e di promo, associate poi allo scoprire che si vende di più in particolari mesi dell'anno, abbiamo sì fatto vendite, abbiamo fatto sì dei profitti, ma che poi si sono annullati a causa delle perdite dei mesi precedenti. E quindi questo ci ha dato una forte lezione rispetto al fatto che sì, minchia, bello vendere, peccato però per tutto quello che abbiamo accumulato fino ad ora. Quest'anno abbiamo fatturato all'incirca 5k di articoli. Non so minimamente come sia, nel senso che non ho termini di paragone. Peraltro dicembre ancora deve finire, siamo ancora nel periodo natalizio, quindi questo dato mi aspetto che vari. Una cosa che è molto importante è che, tenendo traccia di tutto quello che stiamo facendo in termini economici, di vendite, di ordini e di dati che ci aiuteranno poi fondamentalmente a creare delle previsioni, è importante questo perché l'anno prossimo ipotizzo che ci saranno dei momenti dell'anno dove si venderà di più e di meno. Ma non solo, la cosa importante sarà che adesso abbiamo un termine di paragone. Ciò significa che l'anno prossimo, se facciamo meno,
bene, abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Se facciamo di più, bene, stiamo facendo qualcosa che funziona meglio. Prenderemo nota di quello e replicheremo il modello fino a scalare potenzialmente il business. Parlando di cose belle, i clienti hanno apprezzato il nostro lavoro, i clienti hanno apprezzato le mute, hanno apprezzato gli accessori e tutto quello che abbiamo fatto. Ci siamo fondamentalmente concentrati su una cosa che è di nuovo un risultato di questa mia esperienza estera, perché nell'ottica di fare azienda mi sono sempre messo dall'altro lato dello schermo, mettiamola così, e ho sempre deciso di concentrare la stragrande maggioranza delle mie forze su quella che è l'assistenza ai clienti, principalmente per un motivo differenziante, perché in Italia non esiste questa cosa. Sarò un po' drastico, però mi verrebbe da dire 8 casi, 9 casi su 10 il customer service non si sa cosa sia, ma di qualità. Costantemente il mio pensiero va al cliente e costantemente scegliamo di effettuare delle operazioni, soprattutto all'interno del sito internet, che facilitino fondamentalmente la vita all'user, né più né meno. Motivo per il quale una delle prime cose che ho voluto installare all'interno del nostro sito internet è il contatto diretto su WhatsApp. Mi puoi scrivere praticamente in qualunque momento della tua giornata, a qualunque ora. Il telefono ce l'ho sempre in mano, quindi avrò modo di risponderti. Ma non solo. Nel momento in cui entri all'interno del nostro network accederai ad un gruppo WhatsApp dove ci sono più di 180 utenti molto attivi. È bello scambiarsi idee, è bello imparare, è bello domandare, è bello rispondere, è bello collaborare, è bello condividere. Io ti posso dare un'idea, ti posso dare una risposta, però poi sei tu a farti la tua idea chiacchierando con gli altri. Ora, la situazione si fa un po' complicata e ti spiego perché. Oltre ad aver accumulato del debito a causa dei nostri costi durante i mesi e quindi una perdita, oltre ad avere in stock molta roba ferma che vediamo essere difficile nel vendere, ci siamo ritrovati in una situazione in cui abbiamo poche taglie adesso delle mute che abbiamo capito che si vendono. Ma le sfighe non vengono da soli, anche se non esistono le sfighe, gli errori e i problemi non arrivano mai da soli, perché ci troviamo in una situazione in cui adesso nel 2024 noi dovremmo fare un restock di almeno tutte le taglie che ipotizziamo possiamo vendere. E il punto è che ci manca il cash per fare questo. È subordinata alla mia voglia di fare tutto in maniera organica, cioè non dover rimettere altro capitale all'interno dell'azienda. E ci troviamo in una situazione in cui è oggettivamente complicato pensare al 2024 in maniera positiva. Nonostante questo, mi sono messo in contatto con i nostri fornitori e ho chiesto delucidazioni in merito a un'eventuale prossima fornitura. Che costi ci sono, considerato che adesso siamo dei clienti fidelizzati, e soprattutto a che condizioni. E qua la situazione diventa drammatica, perché i nostri cari fornitori ci hanno preso per le palle, come si suol dire. Nel senso che ci hanno accalappiato come clienti e adesso che abbiamo bisogno di loro, sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico. In pratica l'anno scorso io ho comprato uno stock di 50 mute. Quella è stata la roba che ha preso più spazio e più denaro. Queste mute sono venute a costare circa, quanto saranno stati? 7.5k. Nel momento in cui io ho ricontattato i fornitori, praticamente mi hanno detto: avete un problema, in maniera celata, perché adesso l'ordine minimo sarà di 100 pezzi. Al che mi sono guardato allo specchio e ho detto: cazzo, adesso che facciamo? Però siccome siamo un'azienda che nasce online e stiamo costruendo nel tempo una certa esposizione, ho deciso di trovare vie traverse per capitalizzare fondamentalmente. Prima di pensare di A, iniettare nuovo denaro all'interno dell'azienda, B, cedere una parte della nostra azienda a un nuovo socio, C, quella che secondo me potrebbe essere la più figa fondamentalmente, sarebbe quella di vendere degli spazi pubblicitari all'interno del podcast. E qua comincia una nuova avventura. La cosa che mi sta divertendo particolarmente in questo momento è che tutte le aziende che ho chiamato non credono in questa tipologia di product placement. Ora, che cosa significa questo? Che il podcast non ha questa appetibilità pubblicitaria, però è anche vero che è stato apprezzato e che i dati non possono essere ignorati. Da YouTube infatti si evince che tante persone piace il podcast, tante persone se lo guardano, tante persone lo ascoltano e quindi io posso avere un'idea, ma poi sono i dati che parlano. Nonostante a determinate aziende abbiamo fornito i dati per prendere una scelta corretta e misurata, quasi tutti, direi ad oggi tutti, non vogliono investire in questo settore. E lì praticamente ci andiamo a
a riconnettere a quel discorso che il nostro settore è sempre stato indietro, è indietro, e se le cose non cambiano, continuerà a stare indietro fino a quando non morirà totalmente. E il concetto è molto semplice. Se una cosa non la porti mainstream, non può sopravvivere oggi. Perché l'app è diventata così popolare negli ultimi anni? Perché degli appassionati hanno portato online la passione. E oggi l'online è il modo più attuale di comunicare. E quindi se non sei lì, puoi essere forte quanto vuoi, ma non sei attuale. Faccio un appello a chi sta seguendo questi video. Se hai un negozio, se hai un'azienda che è affine al mondo della pesca subacquea e vuoi sponsorizzare il nostro programma, noi siamo contenti di offrirti uno spazio pubblicitario chiaro, tracciabile, efficace. Ti possiamo aiutare anche con la parte video editing. Se facciamo conto che i contenuti dei lupi della pesca in apnea quest'anno sono stati visualizzati per un totale di circa 8.000 ore, è una bella esposizione per un brand che opera nel settore della pesca subacquea. È estremamente settorializzato, il taglio degli ospiti è premium, così come chi è che li guarda, e quindi il piazzamento pubblicitario può essere oggettivamente fatto bene e può avere un ritorno non indifferente. Quindi se vuoi sapere di più, scrivimi direttamente via mail msacontrocorrente@gmail.com per ottenere maggiori informazioni. Comunque, il punto qual è della situazione? Che le risposte che ci sono arrivate, ragazzi, cazzo, sembra di vivere 60 anni fa, ma stiamo scherzando? Noi non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di pubblicità. Ma la Coca-Cola ha bisogno di pubblicità? Eppure la fa. Quello che penso della pubblicità sul podcast è che è figo essere in un mezzo così attuale e comunicare il tuo brand in maniera così attuale in una nicchia che non è abituata a questa tipologia di contenuti. Credo vivamente che tutto il nostro mercato video sia estremamente saturo delle solite cose, cioè non ci siamo totalmente evoluti da questo punto di vista, quindi secondo me ha senso investire in una cosa nuova che comunque ha della visibilità e può darti la possibilità di comunicare bene qualcosa, come un po' questo video, cioè ce lo stiamo guardando, stiamo chiacchierando e ti stanno arrivando le mie parole, ecco, mettiamola così. Questo è lo stesso principio del quale ho discusso con pezzi grossi, mettiamola così, e che non hanno afferrato. Bene così, continueremo a sfruttarlo per MSA in ogni caso. Ci sono state poi altre scelte che abbiamo fatto che ci hanno fatto fare bene, che sono state fondamentalmente due. La prima è stata che ci siamo affidati a un ragazzo che si chiama Matteo e fa video per noi. Ci siamo affidati al mercato influencer per comunicare il nostro brand. In termini assoluti ha convertito parzialmente in termini di vendite, mentre per quanto riguarda in termini di contatti che ci sono arrivati per accedere al gruppo e così via, invece ci ha aiutato molto. L'importante è provare quanto più possibile per capire come aggiustare il tiro. La seconda cosa che abbiamo fatto come operazione di marketing, se così si può definire, è stata coinvolgere il presidente di un club di pesca in apnea. E per quanto sia intuitivo, di nuovo, è normale, non ci sono andata l'idea, è tutta una nuova scoperta, io non ho mai fatto questo, quindi letteralmente sto facendo i primi passi. Ci siamo messi in contatto con il presidente di FDA, che è lo Spearfishing Club che noi sponsorizziamo, che ha base nella Laguna Veneta, e quello ci ha portato tanto business. E quindi sicuramente andare nei posti giusti può chiaramente essere d'aiuto. E questo è un modello che sicuramente vogliamo replicare l'anno prossimo ed estendere praticamente a macchia d'olio. L'ultimo punto è che voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito quest'anno e che hanno supportato msliving.com, lo show I lupi della pesca in apnea, e che hanno guardato i nostri video e che si sono uniti alla nostra community. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Per il 2024 sono estremamente carico per una serie infinita di contenuti e mi voglio veramente impegnare affinché vi tenga compagnia per quanto più tempo possibile. Vi auguro buon Natale e grazie per il supporto e noi ci vediamo al prossimo video.